Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, ragazze mie e ragazzi, abbiamo iniziato le masterclass. È stata un'emozione, abbiamo sforato i tempi perché è stato bellissimo, è come se brindavamo tutte insieme, è stato stupendo. Veramente commovente e straordinario. Avete iniziato a fare un lavoro pazzesco e non a caso abbiamo iniziato con il mandala visionario, la pacificazione di tutte le immagini perturbate relative al tuo obiettivo. E voi non avete idea di quello che state facendo. Ma anche chi sta facendo la pratica dei 21 giorni, in questi momenti, in questa settimana soglia, in questi momenti così di cambi radicali che ci scuotono nel profondo, ecco che oggi voglio fare questo video dedicato a questa settimana soglia con la luna piena. Avete visto che molti mi hanno scritto: ma la luna piena è Leone, la luna piena è Leone. Aspetta un attimo, sì, dopo però è Leone. Quando faccio qualche cosa c'è sempre un motivo. Cioè, quando qualcuno dice hai sbagliato, non che io non possa sbagliare, ma prima di fare qualcosa io sono sempre guidata, studio, sapete quanto studio? Ho studiato, mo studio di meno perché vengo trasportata da quello a cui mi sono appellata con l'iniziazione, che è la vera conoscenza iniziatica dei maestri, no? Come abbiamo fatto l'iniziazione nel nostro primo appuntamento alle masterclass. C'è un motivo specifico per cui ho messo l'attenzione sulla luna piena in Cancro. Allora, questa non è una luna da spiegare, questa è una luna da attraversare. Siamo in una soglia sacra, questa luna è sospesa tra Cancro e Leone, il sole in Acquario, Imbolc, la candelora che accendono la luce nuova senza però ancora mostrarla al mondo. Allora, nello sciamanesimo le soglie sono sacre, è tutto sacro, ma le soglie sono momenti in cui il tempo, diciamo, che si piega, non siamo più quello che eravamo, ma non siamo ancora ciò che stiamo diventando. Ed è proprio qui che l'anima parla, le soglie. Quando nello sciamanesimo si dice attraversiamo la grande soglia, la soglia è tra morte e vita, vita, morte, morte, vita, vita, morte. La luna a 29 gradi del Cancro, il 1° febbraio, ci riporta nel grembo della memoria, che non è la memoria dei fatti, ma è quella delle immagini interiori. Quelle che, come ci insegna la psicologia immaginale, non chiedono di essere superate, ma di essere onorate, pacificate. Non a caso nella prima puntata delle masterclass abbiamo fatto il mandala visionario con la pacificazione degli spiriti perturbati, immagini perturbate. Allora, il Cancro è il luogo in cui l'anima conserva ciò che non è mai stato sentito fino in fondo. È il bambino, le ferite, ma anche le promesse, i desideri non vissuti, le parti di noi che aspettano solo di essere riconosciute. E quindi sciamanicamente questa è la fase della pacificazione del passato, perché se il grembo non è pacificato, il futuro non nasce, ma si ripete. Ecco perché non ho voluto saltare subito nel leone. C'è sempre un motivo per cui faccio le cose, anche quando anche la mia mente dice hai sbagliato, ogni tanto nella vita, no, quotidianamente, stai sbagliando, no, ma se sento di fare questa cosa, ok? Quindi, perché il leone è il fuoco dell'espressione, del cuore, del io sono. Ma un fuoco acceso su una casa non guarita brucia sempre le stesse stanze. Ecco, questa luna chiede prima di abbracciare, poi di regnare. E mentre la luna scende nel grembo del Cancro, il sole splende in Acquario e questo è fondamentale. Perché? Perché l'Acquario sciamanicamente è il visionario, è colui che vede le cose prima degli altri, è colui che porta il futuro, ma non come conquista personale,
come servizio all'anima del mondo, come direbbe James Hillman, all'anima collettiva. Il Sole in Acquario ci dice questo: il nuovo che vuoi creare non è solo per te, è per qualcosa di più grande. Ma attenzione, l'Acquario non costruisce il futuro cancellando il passato, lo trasfigura perché lo onora, lo pacifica. E per questo questa opposizione è così potente: Cancro, memoria dell'anima; Acquario, visione dell'anima. Se non riconcili queste due forze, il futuro diventa freddo, ripetitivo, e il passato diventa una prigione. E qui entrano Imbolc, la Candelora, riti antichi, pagani, cristiani, che parlano della stessa verità. La luce è nata, ma non è ancora tempo di mostrarla. Imbolc è il latte che scalda nel grembo, la Candelora è la fiamma che viene benedetta, non accesa per fare spettacolo, ma custodita. Questo è il tempo del sì interiore, non ancora dell'azione. Questa luna piena non incontra il leone, lo prepara il leone. Ci chiede di stare un attimo di più nel sentire, nel perdonare, nel pacificare la casa interiore, perché solo chi ha fatto pace con il proprio grembo, bambino interiore, immagini del passato, può portare una visione nuova senza distruggere ciò che è stato. Questa è una luna di soglia, e le soglie non si attraversano correndo, si attraversano con reverenza, con rispetto. E solo dopo tutto questo, cioè solo dopo aver pacificato il grembo del Cancro e aver ascoltato la visione dell'Acquario, può finalmente nascere il leone. Ma attenzione, non è il leone che ruggisce per essere visto, non quello che ha bisogno degli applausi per sentirsi vivo. Questo è il leone iniziato. Sciamanicamente il leone è il cuore che ha smesso di difendersi. È il fuoco che non reagisce, ma irradia. Quindi è il momento in cui l'anima può dire: adesso mi espongo, ma non per dimostrare chi sono, perché so chi sono. E nella psicologia immaginale il leone non è un ruolo sociale, è un'immagine interiore che emerge solo quando non deve più combattere le immagini precedenti. Quindi se il Cancro non è stato onorato, il leone diventa una maschera. Se il passato non è stato pacificato, il regno diventa un teatro. Quindi questa incoronazione non avviene su un trono d'oro, ma avviene nel petto, per dirla in questi termini. È il momento in cui il cuore smette di chiedere permesso e smette anche di chiedere vendetta. Il leone nasce quando il fuoco non serve più a scaldare le ferite, ma a illuminare la via. Ed ecco perché questa luna piena non chiede azioni immediate, ma chiede presenza, chiede di abitare il proprio centro prima di parlare, prima di creare, prima di scegliere. Il leone consapevole non forza il mondo, ma lo benedice con la propria presenza. È la creatività che nasce dal silenzio, è la leadership che non ha bisogno di seguaci, è l'amore che non pretende riconoscimento. Questa è l'incoronazione vera, cioè quando puoi stare al centro di te senza dover più dimostrare nulla. E solo allora il fuoco è degno di essere mostrato. Mi spiego? Quindi c'è sempre un motivo per cui a livello collettivo io posso sbagliare, a livello razionale, c'è sempre un motivo per cui faccio le cose. E anche se magari io stessa ho dei dubbi, capito che vi voglio dire? Quindi, e dopo aver attraversato tutto questo, andiamo a fare, cioè la lettura è improntata su questo che andiamo a fare. Non è una lettura della serie previsionale, razionale, è una lettura sciamanica, la più importante, una lettura immaginale. Cioè andremo a usare i tarocchi adesso per ascoltare le immagini interiori che questa luna di soglia sta risvegliando.
useremo le carte per onorare ciò che chiede riconoscimento. Questa lettura serve a fare una cosa precisa: pacificare il grembo del cancro prima di permettere al leone di nascere. Quindi che cosa andremo a fare? Andremo a guardare le memorie emotive che sono ancora vive, quali sono, quali parti del passato chiedono ascolto e non giudizio, quali immagini interiori non vogliono più essere combattute. Perché? Perché nella psicologia immaginale non si guarisce eliminando le immagini, non si guarisce non pensando più a... Le immagini sono gli spiriti che ti sono accaduti, quello che ti è accaduto, no? Quindi nella psicologia immaginale, come nello sciamanesimo, non si guarisce eliminando le immagini, ma dando loro un posto nel tuo cuore. Come avete visto con il mandala visionario, ma lo fate anche nella pratica dei 21 giorni con la formula pentacolare, tu onori ciò che ti è accaduto, anche di disastroso, lo onori quale spirito che era lì per te. Ed è da vite intere che stava lì per te, facendo ricapitare sempre le stesse cose, fino a quando tu, come abbiamo fatto anche nella nostra masterclass, ma ripeto, lo state facendo anche con i 21 giorni, vi siete inchinate alla vostra immagine. Ma sapete quanto ha fatto quella potenza, che vi siete inchinate con reverenza alle cose più atroci che vi sono successe con reverenza? Voi non avete idea di quello che avete fatto. Cioè, è una cosa potentissima. Nella masterclass, dico. Con la pratica dei 21 giorni e la pacificazione degli spiriti perturbati avviene comunque. Ma nelle masterclass siamo andati così in profondità, andremo ancora di più in profondità, che la cosa, il tuo obiettivo lo realizzi o sì, per forza. Cioè, come l'ho realizzato io, realizzate pure voi. Quindi, allora, questa lettura serve a essere più veri. Non serve ad agire subito, ma a sentire se il fuoco che sta arrivando nasce dall'amore o dalla ferita. I tarocchi in questo saranno un rito. Gli strumenti del rito sono il ponte tra acqua e fuoco, tra cancro che ricorda il leone che vuole esprimersi. E mentre il sole in acquario illumina la visione più grande, la lettura ci aiuta a capire che tipo di fuoco siamo pronti a portare nel mondo senza tradire il nostro cuore. Ok? Ok, quindi andiamo a vedere adesso, ragazze mie, ragazzi. Per chi non sta facendo le masterclass, qua sotto all'info box trovate la pratica dei 21 giorni, la profetica pratica che ha fatto realizzare cose straordinarie a migliaia di voi. Non so se l'ho detto prima, lo ripeto, repetita Juvent, perché stiamo qua, ci stiamo dando dentro, perché sono giorni e saranno mesi di scuotimento, e se non abbiamo un centro in questo scuotimento, ripetiamo le stesse cose ancora in forma più profonda, capito? Quindi, ragazze mie e ragazzi, andiamo a vedere adesso che tarocchi ci mettiamo. Non avevo preparato i tarocchi. Vediamo che tarocchi ci mettiamo. Boh. 150 miliardi di tarocchi qua di fronte. Forse questi. Sì, dai, mettiamoci questi. Allora, chiedo al mio amante mistico di realizzare questa lettura per te, affinché tu possa finalmente dire la verità prima di salire sul tuo trono e godere di bellezza, prosperità e abbondanza. Sabbe satta sukhi hontu. Allora, le apro tutte prima. Allora, come prima carta andiamo a mettere il grembo. Che cosa vive ancora nel tuo grembo emotivo e chiede di essere sentito? Re di denari, archetipo padre, archetipo maschile. Ok. Ciò che va pacificato. Che cosa devi smettere di combattere nel tuo passato? I due denari, qua ci sono le bambine di Shining. Sì, la danza della vita, ok. Terza carta, ciò che va benedetto. Che dono del tuo passato non hai ancora riconosciuto, e il dono nascosto è spesso dentro la ferita, no? Qual è il dono del tuo passato che non hai ancora riconosciuto? La fede.
la fede in tutto ciò che di negativo ti è accaduto. E qua abbiamo la stella. Allora, ancora, la visione, Sole in Acquario. Qual è la visione nuova che vuole nascere da questa guarigione? Che tipo di anima vuoi essere nel mondo? Il giudizio, vuoi rinascere? È proprio l'anima, il giudizio, il giudizio. Quinta carta, l'incoronazione. Come puoi incarnare il tuo fuoco senza tradire il tuo cuore? Asso di spade. Verità netta. Nel grembo qua non troviamo fragilità, troviamo struttura. Cioè, questo vale per tutte noi, per tutti noi, perché il Re di Denari nel grembo dice una cosa molto chiara. Tu, ma questo vale per tutti noi, veniamo da una linea di sopravvivenza, non di leggerezza. Vi ricordate il video Magia Pratica 8, il culto degli antenati? Dove vi ho fatto una bella esposizione del perché noi necessitiamo di manifestare talenti, doti, qualità adesso, che siano magiche, che siano sciamaniche. Perché? Perché abbiamo questo mito qui, della sopravvivenza, del posto fisso anche, mi viene a dire, di Zalone, no? Perché mi ricorda molto questo, questa stesa. Quindi questo è un grembo che ha imparato a tenere in piedi, a garantire sicurezza, a fare il suo dovere, no? Prima il dovere, poi il piacere, cioè mi diceva mia nonna. Ecco, qua il grembo materno non è emotivo, è concreto e ha le due facce di questa concretezza, no? È il grembo di chi ha detto prima il dovere, poi il piacere, prima si lavora, poi si sente, prima si regge, poi forse ci si riposa. Cioè, questo è il mito sociale, ragazze e miei ragazzi. Guardate come sono chiare le carte, quanto ci servono per sciamanizzare. Perché, come diceva James Hillman, padre della psicologia archetipica, ognuno di noi mette sulla scena della vita un mito e si riscatta guardando il mito che sta mettendo sulla scena della vita vivendo. Quindi tu quando vedi, prendi consapevolezza, guarisci. Quindi sciamanicamente questo è un grembo forte, però è affaticato. Ha dato stabilità, ma spesso al prezzo del piacere. Danza del piacere fatevi in questi giorni, chi sta facendo il rituale dei 21 giorni. Quindi ha dato stabilità al prezzo del piacere, della vulnerabilità, del gioco, della creatività, della bellezza, della leggerezza. Quindi nel corpo questa carta parla di tensioni trattenute, controllo, bisogno di certezze, paura di crollare se si molla. Quindi qua il dono nascosto è una capacità enorme di incarnare, di costruire, di portare nel mondo qualcosa che resta. Qual è l'ombra? Di aver fatto della solidità una corazza, una prigione. Qui non si chiede di distruggere questo re, si chiede di ringraziarlo e di dirgli che non deve fare più tutto da solo. Cioè dobbiamo onorare le fatiche dei nostri nonni e dei nostri genitori che hanno sacrificato al prezzo del piacere e tutto, ma adesso noi dobbiamo godere però, perché siamo in grado di costruire godendo, con la leggerezza. Cos'è che va pacificato? La danza continua tra dovere e desiderio, tra dovere e piacere, che non è il dovere inteso, veramente abbiamo delle forme pensiero su alcune parole incredibili, incastranti. Allora, quindi il due di denari mi parla di una vita vissuta cercando sempre di tenere tutto in equilibrio, di non far cadere niente, di non deludere nessuno. Il controllo. Ciò che va pacificato è questo. Sempre a cercare di forzare, di equilibrare. Quindi l'anima in questo modo non sceglie mai davvero. Cioè sciamanicamente questa è una lotta silenziosa. Dice se seguo il cuore perdo la sicurezza, se scelgo la sicurezza perdo me. Questo è il senso. Quindi questa carta non chiede di decidere. Cioè questa carta chiede di smettere di colpevolizzarti per l'indecisione. La pacificazione qua è profonda, non devi più dimostrare che sei capace di reggere tutto. Perché? Perché la vita è caos creativo. Non esiste la solidità. È un'illusione che è stata tenuta in piedi al prezzo della tua vita, al prezzo della tua anima, per centinaia di vite. Quindi
Qual è il rito interiore che bisogna fare in questa settimana soglia? Bisogna deporre l'idea che l'equilibrio sia il controllo. Il vero equilibrio nasce quando qualcosa può anche cadere. Perché se cade doveva cadere per farti danzare meglio. E cos'è che va benedetto qua? La stella si apre il cielo. La benedizione pura dice che nonostante tutto ciò che hai dovuto reggere, la tua anima non si è mai spenta. C'è una fiducia originaria qui, primordiale, che ti abita. Forse silenziosa, forse dimenticata, ma rimasta intatta. Nella psicologia immaginale la stella è l'immagine che non si è lasciata corrompere. È quell'essenza vera tua che non si è mai lasciata corrompere, lo spirito. È la parte di te che continua a credere, anche quando la vita è stata pesante. Questa è la parte che va benedetta, perché? Perché è una parte che non si è indurita, non ha smesso di sognare. E sciamanicamente questa è l'acqua sacra nel grembo, cioè una fonte che può guarire tutto, ma solo se viene onorata senza cinismo, senza razionalità. Praticamente tornare a piccoli gesti di fiducia, non ai grandi salti, piccole fedeltà all'anima. E le pratiche sciamaniche che vi faccio fare sempre sono questo. Quando vi dico voi fate per favore, fate. Una disciplina nel fare con bellezza. Fate, perché le memorie cellulari stanno qua, quelle che ostruiscono di sentire questa cosa. Lo state sperimentando migliaia di voi, siete voi le testimoni. Io in primis mi sono fatta portavoce dell'estasi sciamanica, come ha radicalmente rivoluzionato la mia vita, portandomi tutto. E voi lo state iniziando a sperimentare. E qual è la visione qui? Il sole in acquario, no? Il giudizio non è una chiamata a fare qualche cosa, è una chiamata a rispondere. C'è una versione di te che sta bussando. Non è una versione nuova, attenzione, è quella versione che è rimasta in attesa. Questa carta dice: il passato non chiede di essere cancellato, premuto, abbandonato, chiede di essere integrato. Il giudizio, qua abbiamo la risurrezione dei morti, no? È quello che stiamo facendo con la pacificazione delle immagini perturbate. Il passato chiede di essere integrato, onorato con reverenza nella visione più grande. Sciamanicamente il giudizio è il risveglio dell'anima collettiva dentro l'individuo. Non vivi solo per te, tu non sei sola, non sei solo. Siamo distinti ma non separati. Quello che fai, come vivi, come scegli, come pensi, ha un eco. Qual è la visione acquariana in questo caso? Portare la tua verità nel mondo non come ribellione, ma come atto di servizio. Cioè non la guerra contro l'altro, non c'è la guerra contro l'altro, sei tu. Vi ricordate il podcast La guerra è sacra, ma tu hai sbagliato nemico? Quello è il senso. Quindi smettere di, anche a livello pratico, questa carta che dice smettere di rimandare ciò che sai già di essere chiamata a fare. Non per urgenza, per fedeltà. Te lo ripeto, smettere di rimandare ciò che sai già di essere chiamata a fare. E il leone non arriva con il fuoco, arriva con la chiarezza. L'asso di spade è un'incoronazione mentale e spirituale. Il leone qui non ruggisce, dice la verità. Dopo aver pacificato il grembo, dopo aver benedetto la stella, dopo aver ascoltato la chiamata, nasce una parola nuova, una decisione interiore, un questo sì, questo no. Questo leone taglia ciò che non è più vero. E sciamanicamente questa è la spada del cuore lucido. Non serve per combattere, ma per non tradirsi più. Praticamente parlare con chiarezza, scegliere con semplicità, smettere di spiegarsi troppo. Questa è l'incoronazione. Quando la tua voce interiore non chiede più approvazione.
Quindi questa stesa dice una cosa sola: non devi diventare qualcun altro, devi smettere di trattenere chi sei. Il grembo è pronto, la visione è chiara e il leone può alzarsi. Questa è. Wow! Ragazze mie e ragazzi, c'hanno boom! No? Fammi mettere una carta di queste. Fammi mettere lo sciamano che dice. Il mondo superiore, il mondo superiore. Sai che ti dice sta carta? Quello che stai sentendo forte, che siano qualsiasi tipo di emozioni. Questa carta parla anche di rabbia a volte, di incazzatura. Quindi quello che stai sentendo, seguilo, 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 perché non è tuo distinto e separato da te, è tuo in qualità di memorie cellulari. Seguilo, seguilo, stai sentendo il fuoco, stai sentendo situazioni interne, sentirai in questa settimana soglia questo. Seguilo, perché il mondo superiore, che non è superiore, cioè è l'invisibile, l'invisibile. Il confine liminale tra visibile e invisibile deve diventare pari a zero. E facendo questo, tu, quello che stai sentendo in questa settimana soglia, è proprio le direttive dall'alto, fallo. Fammi vedere una cosa qua con questa, perché mo mi chiama l'archetipo. Qual è l'archetipo? Il re di denari qua. Allora, tutto quello che abbiamo ereditato a livello di stirpe, di genia, no? E poi c'è il sacrificio, prima il dovere e poi il piacere, adesso va onorato quello affinché tu nella danza tra dovere e piacere non è più un obbligo fare quello che devi fare, ma è un piacere farlo. Tu perché ti senti al servizio della missione della tua anima, che è quella che hai davanti agli occhi tutti i giorni. Quella è la missione. È il tuo fare in quello che hai davanti tutti i giorni che è la tua missione. Allora incarnerai il re superiore. Il re superiore. Cioè qua si tratta di incarnare con la superiorità acquisita e la regalità anche materiale. La superiorità acquisita la incarni quando tu incarni piacere, bellezza e desiderio. Non più il dovere inteso come il dovere e piacere, il dovere come prigione, no, perché abbiamo già quell'eredità lì. A noi ciò che siamo chiamati noi a fare è incarnare la stabilità grazie al piacere e alla danza. Danza tra gli opposti. Danzare in l'equilibrio è darti ciò che ti meriti facendo ciò che devi fare. Incarni la regalità. Vediamo le carte degli angeli, cosa ne consegue. Devi smettere di trattenere chi sei. Ecco, il leone è il re della foresta, no? Coraggio, coraggio, guarda che bella carta rossa, proprio del leone. Guarda un po' che diamo il benvenuto alla luna e il leone. Ma solo pacificando questo puoi essere questo re. Ciò che sembra male verrà trasformato in bene. Tieni a bada l'impulsività, continua a camminare con coraggio. Quando voi fate la pacificazione delle immagini perturbate del vostro passato,
che erano male secondo la tua mente razionale, si trasformano nei tuoi più potenti alleati, dandoti la realizzazione a tutto tondo. Continua con coraggio, e ci vuole coraggio per andare a pacificare quelle immagini così agghiaccianti del nostro passato per molte persone, no? Per guardare quelle immagini così agghiaccianti e difficili con reverenza, ci vuole coraggio. Ma ti dicono fallo, rispondi alla chiamata, usa la tua rabbia per trasformarla in potente alleato, inchinandoti alle immagini anche disastrose che hai potuto vivere, perché sono state, sono sempre state e sono tutte per te, non contro di te. E diventi un re. Luna e Leone. Ragazze e miei ragazzi, non aggiungo nient'altro, è stata una stesa bellissima. E io concludo qua, ti abbraccio forte forte, noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.